Ciao ragazzi, eccoci sul fiume per vedere una serie di video, di tutorial video sulla tecnica Spey. Questa è una tecnica che nasce a metà del secolo scorso in Scozia sul fiume Spey, per cui da lì il nome Spey Casting. Not so small. Cos'è lo Spey Casting? Cos'è la tecnica Spey? La tecnica Spey è un insieme di lanci che prevedono l'utilizzo dell'acqua per il caricamento stesso del lancio. Che vantaggio hanno rispetto al lancio classico? La possibilità di poter lanciare in avanti a grande distanza senza bisogno dello spazio alle spalle del pescatore. Per cui tutte quelle situazioni normalmente super complicate, dove magari ci troviamo in una pool fantastica come può essere comunque questa, e con dietro, come vedete, alberi a mezzo metro dal pescatore, fanno sì che normalmente in queste situazioni, se sei un pescatore a mosca, purtroppo il backcast nel lancio all'indietro non abbiamo spazio, finisce nelle piante, per cui spesso evitiamo di pescare in posti magari super fruttuosi a livello pesca. Lo Spey Casting risolve questa problematica, in quanto andiamo a sostituire il nostro backcast con il D-Loop, che poi nei vari lanci, nei vari tutorial andrete a imparare nel migliore dei modi. Ci sono 4 lanci fondamentali nello Spey Casting. 2 eseguiti con la mano destra, in questo caso abbiamo l'acqua che ci va da destra a sinistra, e 2 con la mano sinistra, per cui dobbiamo imparare a lavorare con tutte e 2 le mani. Andiamo a vedere adesso in dettaglio quali sono i 4 lanci. Allora, come vedete, cominciamo a capire questi lanci Spey, che vantaggio ci danno. Vedete che sono in una situazione pessima, direi. Piante ovunque, sopra la testa, di fianco, di lato. Allora, in una situazione del genere, noi arriviamo, dobbiamo comunque lanciare attraverso il fiume, per cui, che fare? Abbiamo 2 lanci, abbiamo detto che i lanci in totale, i lanci principali sono 4. Adesso li andiamo a vedere tutti. Da destra a sinistra avremo Single Spey e Snake T o Circle Cast. Allora, Single Spey, partiamo dal Single Spey che è il lancio principe dello Spey Casting. Che cosa ci permette di fare il Single Spey? Di fare un sollevamento, una rotazione, un cambio di angolo, quindi un cambio di direzione con un solo movimento senza spazio. Lo vediamo, sollevamento, rotazione, touch and go. E come vedete lancio tranquillamente attraverso il fiume con le spalle, con alle spalle alberi e ostacoli, e non me ne preoccupo assolutamente. Vedete? Ovviamente con qualsiasi altra tecnica sarebbe impossibile, per cui per lanciare là io dovrei arrivare in questo punto, fare il mio backcast e ovviamente capite da soli che sarebbe impossibile, per cui un vantaggio estremo. Nella stessa posizione abbiamo un secondo lancio da poter fare, che è il Circle Cast o lo Snake T. Adesso li vediamo tutti e 2, in realtà è lo stesso lancio ma con un cambio di esecuzione
nella prima parte di movimento. In questo caso sto usando una coda galleggiante con solo la punta leggermente affondante, per cui posso utilizzare lo Snape T. Faccio un leggero sollevamento, entro con la vetta, appoggio la mia coda sull'acqua, la vedete appoggiata. A questo punto non faccio altro che caricare il mio D-loop e sono pronto per il lancio in avanti. Dal lancio che abbiamo visto prima, cosa cambia? Cambia il punto di ancoraggio, quindi il punto in cui la mia coda si deposita sull'acqua per caricare il mio D-loop, ok? Nel lancio precedente, adesso lo riguardiamo, l'ancoraggio è un ancoraggio touch and go, quindi tocca, touch and go, ok? Nel secondo, l'ancoraggio è denominato sostenuto, perché in realtà è depositato sull'acqua, quindi mi dà molto più tempo. Vedete che è appoggiato, io posso parlare con voi, aspettare che la coda comunque stia in tensione e posso lanciare tranquillamente attraverso. Vedrete che è super efficace e mi permette, ripeto, di lanciare con alle spalle gli ostacoli. Gli altri due lanci che possiamo effettuare sono però da fare con la mano sinistra. Sono double spay, sollevamento, ancoraggio anche in questo caso sostenuto, rotazione, creazione del mio D-loop e lancio in avanti. Lo rivediamo in uno step solo. Allora, sollevamento, ancoraggio, rotazione e lancio in avanti, ok? Oppure, sempre tornando con l'ancoraggio touch and go, lo snake roll. Andiamo a posizionare la coda, in questo caso dietro, avanti, dietro, rotazione e lancio in avanti. Quindi questi sono i 4 lanci fondamentali. Chiaramente siamo speculari, per cui i 2 che adesso faccio con la mano sinistra sulla sponda di là verranno fatti con la mano destra e viceversa. Allora è importante riuscire a farli tutte e 4. Un'altra cosa molto importante nello spray casting è controllare la direzione del vento. Cosa vuol dire? Che chiaramente se il vento ci viene da monte a valle o viceversa possono subentrare dei problemi di sicurezza. Nel caso che, ad esempio, io abbia il vento che da valle, parliamo ovviamente di vento di una certa forza, di vento forte, che da valle mi viene verso monte, è chiaro che saranno da prediligere tutti i lanci che abbiano il D-loop dalla mia parte, quindi verso monte, creati in questo modo, in modo che l'aria spinga sulla coda e non mi crei nessun problema. Se il vento viene da sotto, io carico, anzi mi caricherà ancora di più la mia vela, il mio D-loop, per cui non avrò nessun problema. Se al contrario lo stesso lancio lo eseguo con il vento che mi viene da monte verso valle, mi crea sicuramente un problema, perché al momento che io deposito il mio D-loop, il vento tenderà a spostarmelo contro, quindi rischio di prendermi. In questo caso, cambiando la mano e lavorando a valle con i lanci che vi ho appena fatto vedere, per esempio lo snake roll, avrò, vedete, il D-loop a valle, per cui il vento che da monte mi va verso valle non fa altro che gonfiarmi ulteriormente il mio D-loop, dandomi ancora più carica nel lancio in avanti, per cui non rischio niente e avrò sempre la mia mosca lontano da me durante l'esecuzione del lancio in avanti. Teniamo presente che magari spesso utilizziamo delle mosche di una certa grandezza, piombate, prenderla nella testa non è il massimo, è molto meglio lavorare in sicurezza. Nella tecnica spray un'altra delle differenze sostanziali rispetto al lancio classico è che qui si tende a utilizzare molto meno le braccia
e moltissimo la parte alta del corpo durante i lanci, per cui è una tecnica molto diversa dalla tecnica della pesca a mosca classica come struttura del lancio. Ci sono dei passaggi che si somigliano, ma molti altri sono molto diversi, per cui questo è il motivo che ci costringe, diciamo tra virgolette, a frequentare dei corsi per poter capire la tecnica nel migliore dei modi, altrimenti è veramente difficile. Ad esempio possiamo vedere in qualsiasi momento in cui noi dobbiamo caricare la canna, noi stiamo il più fermi possibili e utilizziamo la rotazione del corpo e vedete che immediatamente la coda rimane, guardate, in un single spray. Adesso io sto anche fermo, mi basta un minimo di rotazione, la mia coda si carica e vedete che in uno spazio minimo io posso avere l'attrezzo completamente carico e posso lanciare in avanti, e per cui l'utilizzo del corpo è una cosa abbastanza particolare e bisogna imparare a farla. E un'altra cosa è capire come utilizzare al meglio la leva lunga, anche questa è molto particolare. La canna a due mani ovviamente ha un punto di fulcro che è questo, e che in modo che ci permette di utilizzare la leva. Vedete che io appena spingo leggermente sul tallone della canna, ovviamente la vetta si solleva e di conseguenza solleva la punta una porzione di coda dall'acqua, per cui io con questo movimento sono già in grado di poi ruotare per poi partire. E vedete che con due dita, questa è per sfatare un'altra delle leggende, che la canna a due mani, la schiena, la canna pesante, guardate, pesante, un dito, rotazione, ancoraggio, chiusura, per cui non mi sembra così. Tenete presente che sto utilizzando una 15 piedi, la più lunga e la più pesante, per cui vedete che è solo questione di tecnica. Vedete che non mi sembra che ci sia bisogno di questa gran forza, per cui la leva e il fulcro è molto importante capire come vanno utilizzati. Un'altra cosa che è molto importante da mettersi bene in testa è che se noi siamo dei destri, quindi in questo caso peschiamo con la mano destra sulla parte superiore dell'impugnatura, la mano destra sarà comunque la mano che ci permetterà di disegnare, di far disegnare alla vetta tutto quello che vogliamo far, il percorso che vogliamo far compiere alla coda. Per cui, ad esempio, se io qua voglio creare delle spirali in questo modo, non farò altro che girare con la mano alta per poi chiudere il lancio invece accelerando col mio acceleratore, che sarà la mano bassa, in questo modo. Per cui riguardiamo, io qualsiasi cosa faccia fare alla coda la disegno con la mano alta, vado molto piano. Quando ho ancorato non faccio altro che chiudere con la mano alta, per cui vedete che qualsiasi cosa, facciamo un circle cast, sollevo, la mano alta fa il percorso, da questo punto rotazione e da qua la mano bassa fa l'acceleratore. La mano alta è sempre ed esclusivamente la mano che fa il percorso, non devo mai andare in spinta con la mano alta. Questa mi permetterà di dare la direzione e questa qua mi permetterà di accelerare il mio lancio. Per cui vedete che ci sono tantissime differenze, ok, rispetto al lancio classico. E le due tecniche più utilizzate con il sistema di lanci SPEI sono lo Scandinavian Style, che è lo stile scandinavo chiaramente, nato ovviamente in Scandinavia, e lo Skagit, che invece è nato in Nord America. Anche lo Skagit, come lo SPEI, è un altro fiume. I pescatori americani hanno cominciato a pescare con questa tecnica sul fiume Skagit e da lì si è sviluppata poi questa tipologia di tecnica. La confusione che normalmente viene fatta è che si tende a pensare che i lanci Skagit siano una cosa, i lanci scandinavi siano un'altra. Allora, la tecnica prevede nello SPEI casting
i 4 lanci: single spay, double spay, snake roll e snake T. Questi sono i 4 lanci. Poi che venga utilizzata lo Scandinavian style o lo Skegit non cambia nulla, i lanci quelli sono, la tecnica di lancio è quella, che verrà ovviamente attuata con una lenza piuttosto che con un'altra, per cui con le code da Skegit o con le code da Scandinavian, ma in realtà i lanci sono quelli. Ok, questa è una confusione che si fa, sento parlare di ah no, ma io lancio Skegit, oppure no, io lancio solo scandinavo. Qui non è questione, il lancio è lancio, la tecnica di utilizzo in pesca è un'altra cosa. A questo riguardo sono nati anche degli altri lanci che poi, ripeto, nei tutorial dettagliati andremo a vedere, dedicati alle varie tecniche di pesca. Per cui quelli li vedremo in maniera separata, come andremo a vedere allo stesso modo tutta una serie di rollcast dedicati alla pesca, che consentiranno, utilizzando le code affondanti, di permetterci di pescare in qualsiasi situazione, sollevando dall'acqua anche artificiali di grossissima dimensione, ma soprattutto di grosso peso. Per cui, dopo questa intro, direi che siamo pronti a partire con i nostri video lancio per lancio, sperando che tutta questa serie tenda a fare chiarezza in questo mondo che è tutt'altro che semplice, per cui noi cerchiamo di fare il nostro meglio per aiutarvi a fare chiarezza. Un saluto e ci vediamo, spero, insieme sul fiume in qualche posto meraviglioso a prendere dei pesci degni di questa tecnica.